Ciao a tutti, io sono Marina, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a fare insieme il famoso e popolarissimo bucket hat, che non è altro che un cappello da pescatore fondamentalmente, molto di moda quest'anno, quest'estate, e quindi andiamo a farne uno insieme. Per questo progetto vi servirà del filato DK, quindi categoria 3. Io utilizzo questo Katia Capri 100% cotone in questo colore bellissimo, colore petrolio, colore 82161. Grazie a Punti Spunti che mi ha gentilmente mandato questo filato. Vi lascio sotto in descrizione anche il loro Instagram se volete seguirle. Sono due sorelle veramente carine, disponibili e gentili, e hanno un negozio di filati a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, però hanno un negozio online e spediscono in tutta Italia, quindi se non avete un negozio di fiducia e volete qualcuno di competente che vi aiuti, vi consiglio veramente questo negozio. Vi servirà inoltre un uncinetto 4.5 mm e un ago da lana per cucire le estremità. In realtà mi sembra di più un filato sport ed è abbastanza fino. E andiamo a iniziare facendo un piccolo mandala, quindi la parte superiore del cappello sarà un piccolo mandala per creare comunque un modello un po' diverso dai soliti, ecco. E per creare il mandala vado a seguire le istruzioni del mio pattern, del mio schema del top Manipura, che è ispirato al terzo chakra. Andiamo ad iniziare con l'anello magico. Se non sapete fare l'anello magico vi lascio il link del video qui sotto in descrizione. Facciamo 2 catenelle, andiamo a lavorare 10 punti alti all'interno del cerchio. Una volta lavorati i nostri 10 punti alti, tiriamo la codina e facciamo un punto bassissimo nel primo punto alto per chiudere il giro. Iniziamo il secondo giro facendo una catenella, 2 punti bassi in ogni punto. Terminiamo il giro con un punto bassissimo all'interno del primo punto basso. Facciamo 6 catenelle. Queste 6 catenelle valgono come punto altissimo e 3 catenelle. Quindi non inseriamo l'uncinetto nel primo punto, ma nel punto successivo, facendo un punto altissimo. Il punto altissimo non è altro che un'estensione del punto alto, quindi invece che caricare una volta, caricate 2, inserite l'uncinetto, lavorate 2 asoline, lavorate 2 asoline e lavorate 2 asoline, quindi vedete che è più alto rispetto a un normale punto alto. Fate 3 catenelle e un punto altissimo nel punto successivo. Tre catenelle, un punto altissimo nel punto successivo. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Per terminare il giro fate le vostre 3 catenelle e lavorate un punto bassissimo all'interno della terza catenella iniziale. Quindi contate 3 e fate un punto bassissimo per un totale di 20 punti altissimi, compresa la catenella iniziale. Per iniziare il seguente giro facciamo 2 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta presa dal davanti intorno alla nostra catenella iniziale del giro precedente. Si lavora in questo modo, quindi caricate il filo
e invece che entrare in un normale punto andate intorno al vostro punto altissimo, prendete il filo, lo portate fuori e lavorate un normale punto alto. Quindi si crea questo punto in rilievo e andate a fare 3 normali punti alti nello spazio delle 3 catenelle. Di nuovo una maglia alta presa dal davanti intorno al nostro punto altissimo. Di nuovo 3 punti alti nello spazio. Una maglia alta presa dal davanti, quindi presa dal davanti vuol dire che passate sotto, vedete, in questo modo, non passate da dietro, perché se passate da dietro fate la maglia alta presa dal dietro, quindi sempre da davanti, quindi così e non così. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Per terminare il giro andiamo a fare un punto bassissimo all'interno della prima maglia in rilievo. Ok, ora iniziamo il successivo giro facendo 2 catenelle. Facciamo un punto alto nel primo punto, 2 catenelle, saltate un punto e fate 2 punti alti lavorati insieme nello stesso punto. Quindi sostanzialmente entrate, fate il primo punto alto a metà e un altro punto alto a metà nello stesso punto e poi chiudete lavorando tutte le asoline insieme e create 2 punti alti lavorati insieme nello stesso punto. Fate 2 catenelle, saltate un punto e 2 punti alti lavorati insieme nel punto successivo. Due catenelle, saltate un punto e lavorate nel successivo, 2 punti alti lavorati insieme. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Per terminare il giro andiamo a fare 2 catenelle e un punto bassissimo nella seconda catenella. Ora andiamo a fare una catenella, un mezzo punto alto nello stesso punto, un mezzo punto alto nello spazio delle 2 catenelle, un mezzo punto alto nei 2 punti lavorati insieme, un mezzo punto alto nello spazio. Di nuovo un mezzo punto alto nel punto alto, che sono 2 lavorati insieme, un mezzo punto alto nello spazio e continuate in questo modo. Per tutto il giro. Per terminare il giro sempre un punto bassissimo nel primo punto. Ora andiamo a fare
2 catenelle, un punto alto nel primo punto e un punto alto in ogni punto del giro. Ho finito il mio giro di punti alti ed ora faccio il mio punto bassissimo all'interno del primo punto. Questo tutorial si riferisce ad un cappello di taglia SM. Se dovete fare una taglia LXL o comunque un cappello che magari deve essere indossato da qualcuno che ha molti capelli, vi consiglio di lavorare 2 giri di punti alti in più. Lavoriamo un altro giro di mezzi punti alti, quindi una catenella, un mezzo punto alto in ogni punto per tutto il giro. Finito il giro fate un punto bassissimo nel primo punto. Ora ripetiamo lo stesso procedimento, quindi facciamo una catenella, un mezzo punto alto in ogni punto, ma questa volta andiamo a lavorare solo nella asolina posteriore. Asolina posteriore, questa qua, vedete? Quindi non entrate da tutte e due, ma solo nella posteriore. Proseguite così fino alla fine del giro. Finito il giro fate un punto bassissimo nel primo punto. Continuiamo con una catenella, un mezzo punto alto in ogni punto. Questo sarà il metodo di lavorazione per tutta la lunghezza del cappello, quindi una catenella, un mezzo punto alto in ogni punto, punto bassissimo nel primo punto. Ho lavorato 11 giri di mezzi punti alti ed ora andiamo a fare l'orlo, quindi la tesa del cappello. Lavoriamo la tesa del cappello con il filo doppio, quindi andate a prendere l'altro vostro gomitolo, andiamo a unire la nostra seconda codina prima di fare il punto bassissimo, quindi lasciate una codina abbastanza lunga, direi. La unite all'altro filo e fate il vostro solito punto bassissimo, una catenella, un mezzo punto alto nei primi 6 punti. Nel settimo punto facciamo un aumento, quindi 2 mezzi punti alti nello stesso punto. Di nuovo 6 mezzi punti alti. E un aumento nel settimo punto. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Dopo l'ultimo aumento facciamo il nostro solito punto bassissimo nel primo punto. Ed ora proseguite sempre con un mezzo punto alto in ogni punto. Fino alla fine del giro. Ho lavorato 2 giri di normali mezzi punti alti, uno in ogni punto, ed ora andiamo a fare un altro aumento, quindi 2 catenelle questa volta, un punto alto nei primi 7 punti.
Nell'8º punto facciamo un aumento. Un punto alto nei successivi 7 punti e un aumento nell'8º punto. Quindi 2 punti alti nello stesso punto. Proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Se finite il primo gomitolo, io vi consiglio di unire i 2 fili utilizzando l'altra estremità del gomitolo. In questo caso io non ho un altro gomitolo, quindi ho preferito fare così invece che tagliare il filo e fare 2 matasse. È più comodo e non ci sono problemi di arrotolamenti vari. Ho finito il mio giro di aumenti e vado a fare un punto bassissimo nel primo punto. Ora fate sempre 2 catenelle e un punto alto in ogni punto. Ho finito il giro di punti alti, la lunghezza va bene, la larghezza va bene. Se per voi è troppo corto, continuate pure ad inserire un punto alto in ogni punto per quanti giri volete. Io mi fermo qui, taglio il filo e cucio l'estremità all'interno del lavoro. In realtà non finisco con il punto bassissimo perché crea un piccolo spessore che non mi piace, ma semplicemente vado a tirare il filo dopo l'ultimo punto alto, vedete? E questo lo cucio in maniera che formi un punto. Ora vi faccio vedere come fare. Quindi inserite il vostro filo nel lago da lana e entrate nel primo punto, quindi sotto entrambe le asoline. E rientrate dentro l'asolina posteriore dell'ultimo punto, vedete? Quindi non tutte e 2, ma solo la posteriore. E tirate. Si va a formare, diciamo, l'ultimo punto e il risultato finale è molto più pulito e ordinato rispetto a un normale punto bassissimo. E poi continuate a cucire l'estremità all'interno del lavoro. Cucite anche la codina iniziale, quindi questa dell'anello magico, e il vostro bucket hat è pronto. La cucitura la potete tenere sul dietro in modo che la parte davanti sia perfettamente omogenea. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se ricreate questo cappello, taggatemi su Instagram, mi trovate a @vladimeriart. Sarei molto felice di vedere le vostre creazioni. Considerate di iscrivervi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial e noi ci vediamo al prossimo video.